Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi di un caso terrificante che poi, vabbè, ragazzi, questi casi terrificanti continuo a ripeterlo ogni video perché pensandoci bene e riflettendo su quello che vi racconto, su tutti i video che faccio, trovo sempre qualcosa di peggio, quindi sono tutti, diciamo, casi terrificanti, raga, chi più, chi meno, ma c'è sempre qualcosa che a me personalmente sconvolge. Comunque, andiamo al dunque. In questo video voglio parlarvi della saponificatrice di Correggio, ovvero di Leonarda Cianciulli. Magari qualcuno di voi l'avrà sentita nominare, letta da qualche parte. Bene, ascoltate che cosa ha combinato questa persona. Ma parto subito con una premessa, ascoltate quello che vi sto per dire. Tutto quello che si sa sulla Cianciulli è un estratto del suo memoriale intitolato Confessioni di un'anima amareggiata, sulla cui autenticità però sono stati sollevati tantissimi dubbi. E sapete perché? Ma aspettate, perché molti pensano che sia opera degli avvocati che la difesero durante il processo e puntavano ad alleggerire la posizione dell'imputata, la quale però aveva studiato soltanto fino alla terza elementare e dunque difficilmente, anzi impossibile che fosse stata in grado di scrivere un memoriale di 700 pagine. Comunque partiamo con la sua storia, perché Leonarda è l'ultima dei suoi figli e nacque a Montella, un piccolo paese dell'Irpinia, il 18 aprile del 1894, dall'unione di Mariano Cianciulli, allevatore di bestiame, con Serafina Merano, una vedova con altri due figli che l'aveva sposato in seconde nozze. Secondo alcune fonti, la bellissima madre di soli 14 anni sarebbe stata costretta dai genitori a prendere come sposo un giovane di nome Salvatore Dinolfi, conosciuto durante il ritorno in un viaggio in carrozza dal collegio di suore di Firenze, poiché lui l'aveva rapita e successivamente violentata. La vicenda della successiva gravidanza indesiderata, dalla quale sarebbe nata Leonarda, è ben sostenuta da alcune fonti, ma anche contestata da altre. Da bambina questa Leonarda soffriva di epilessia. Risulta però tutt'altro che veritiera la storia di un'infanzia difficile, sebbene lei stessa racconti, e qui raga, mi raccomando, aprite bene le orecchie perché sono le sue testuali parole. Sentite cosa ha detto. Cercai 2 volte di impiccarmi. Una volta arrivarono in tempo a salvarmi. La seconda volta si spezzò la fune. La mamma mi fece capire che le dispiaceva rivedermi viva. Una volta ingoiai 2 stecche del suo busto, sempre con l'intenzione di morire, e mangiai dei cocci di vetro, ma non accadde nulla. Raga, io sono sconcertato da queste parole, da queste frasi che ha scritto questa persona. Comunque andiamo avanti. In realtà i tentativi di togliersi la vita si verificarono successivamente nella primavera del 1941, quando fu condotta nelle carceri giudiziarie di Reggio Emilia. Nel 1917, all'età di 23 anni, sposò Raffaele Pensardi, originario di Lauria, in provincia di Potenza, allora impiegato al catasto di Montella, in aperto contrasto con i familiari che avevano individuato la sposa, come era di consuetudine all'epoca, un altro marito che le era anche cugino. La Cianciulli nel suo memoriale raccontò di essere stata maledetta dalla madre alla vigilia delle nozze ed aver troncato perciò ogni singolo rapporto con lei. Un fatto che avrebbe segnato profondamente la personalità della futura assassina. In altre fonti si legge che la supposta maledizione e la prematura morte di 8 dei suoi 12 figli avrebbero condizionato notevolmente la psiche di Leonarda. Sempre secondo il suo memoriale, sua madre aveva pronunciato contro di lei una maledizione detta in punto di morte che le augurava una vita piena di sofferenze. Come se ciò non bastasse, anni prima una zingara le aveva fatto una terribile profezia, la cui prima parte recitava: ti mariterai, avrai figliolanza, ma tutti moriranno i figli tuoi. La predizione fu veritiera, infatti le prime 13 gravidanze finirono con 3 aborti spontanei e altri 10 neonati morti nella culla. Solo dopo l'intervento di una maga locale, Leonarda riuscì finalmente a portare a termine la prima gravidanza e successivamente altre 3. Questi 4 bambini per Leonarda diventarono un bene da difendere a qualsiasi prezzo. Così infatti si legge dalle sue memorie. Non potevo sopportare la perdita di un altro figlio. Quasi ogni notte sognavo le piccole bare bianche, inghiottite una dopo l'altra dalla terra nera.
Per questo ho studiato magia, ho letto libri che parlavano di chiromanzia, astrologia, scongiuri, fatture e spiritismo. Volevo apprendere tutto dai sortilegi per riuscire a neutralizzarli. La giovane coppia visse dal 1921 al 1927 a Lauria e successivamente a Lacedonia, ma nel 1930 il terremoto del Vulture fu la causa del trasferimento degli sposi a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, al terzo piano di una casa in corso Cavour 11. Già a Lauria, così come a Montella prima e Lacedonia dopo, la giovane Leonarda era nota ai compaesani come una donna di facili costumi, disonorata, impulsiva, ribelle alle autorità e soprattutto dedita alla truffa. Prova ne sono le condanne avvenute nel 1912 per furto, quando aveva solo 18 anni, e nel 1919 per minaccia a mano armata di pugnale a Montella, e del 1927 inflitta dal paese lucano, cui la Cianciulli fu processata e condannata per truffa a 10 mesi e 15 giorni di reclusione, scontate poi nelle carceri di Lauria e di Lago Negro. E non finisce qui, perché ricevette anche una multa di 350 lire perché aveva raggirato una contadina del posto dalla quale si era fatta consegnare soldi e oggetti di valore per un totale che ammontava a ben diverse migliaia di lire. Ovviamente fu inutile il tentativo del suo avvocato difensore di farle riconoscere l'infermità mentale. In Emilia il marito continuò a lavorare negli uffici del catasto, col modesto stipendio di 850 lire al mese, ovviamente a malapena sufficiente anche ai tempi per mantenere in maniera decorosa moglie e figli. Infatti per questo motivo andò in una sorta, di depressione e si diede al vino. La Cianciulli, a suo dire, si rimboccò le maniche per risollevare un attimino le sorti di questa famiglia, beneficiando anche dei risarcimenti dovuti alle vittime a causa del sisma. Grazie a questi sforzi avviò un piccolo ma fiorente commercio di abiti e mobili, oltre che offrire servizi di chiromanzia e astrologia. Mentre a Lauria aveva avuto una cattiva nomina tra i compaesani, a Correggio Leonarda fu giudicata al massimo una persona eccentrica, ma comunque era ben voluta e stimata da tutti, considerata anche una persona addirittura affidabile, una madre esemplare e una fervente fascista. Accolse in casa sua, tra l'altro, molte persone che intrattenne con aneddoti, offrendo loro dei dolci che amava cucinare. In particolar modo però riceveva spesso 3 donne, tutte sole e non più giovani, insoddisfatte della solita routine di paese e desiderose di rifarsi una vita nuova altrove. Ma ragazzi, sentite qui, perché approfittandosi del loro desiderio, Leonarda le attirò nella sua trappola. Abbandonata nel frattempo dal marito nel 1939 durante la seconda guerra mondiale, l'unica figlia femmina frequentava ancora l'asilo dalle suore e l'altro studente ginnasiale, mentre invece quello più grande, che tra l'altro si pensa anche fosse il più amato, nonostante fosse iscritto a lettere all'Università di Milano, correva il rischio di essere richiamato al fronte. Al solo pensiero di tale sorte per il suo figlio prediletto, Leonarda, secondo le sue parole, sarebbe caduta in preda allo sconforto. Grazie ad un intervento passato di una maga, compiuto molti anni prima, Leonarda trovò ben presto nella magia la soluzione al suo problema e prese la drastica decisione di compiere sacrifici umani in cambio della vita del figlio. Ai giudici che in seguito la interrogarono in aula, affermò che le era apparsa in sogno sua madre e sarebbe stata lei stessa a suggerirle questo scambio. Gli omicidi ebbero luogo nell'arco di un anno, ovvero tra il 1939 e il 1940, e nel 1941 però cominciarono a diffondersi le voci che 3 donne furono scomparse. Tali pettegolezzi presero corpo e, non ricevendo ormai più da tempo la notizia della scomparsa della cognata, che tra l'altro era la più nota delle 3, con il nome di Virginia Ciaccioppo, già famoso soprano. Infatti la signora Fanti denunciò tempestivamente e ufficialmente la scomparsa al questore di Reggio Emilia. Naturalmente cominciarono immediatamente le indagini dirette dal commissario Serrao. Subito i sospetti caddero sulla Cianciulli perché era l'unica persona che aveva intrattenuto rapporti molto stretti, aveva legato moltissimo con queste 3 donne. Leonarda respinse palesemente queste voci, minacciando di denunciare per ingiuria e assumendo toni di sfida nei confronti degli inquirenti, cosicché venne arrestata. La Cianciulli aveva avuto la premura di scegliere solamente 3 donne, senza prossimi congiunti e con un'elevata quantità di denaro. Ma nessuno poteva credere che la moglie di un funzionario alta 1,50 m
e che pesava 50 kg potesse macchiarsi di un triplice omicidio. Il questore di Reggio Emilia, seguendo le tracce del buono di un tesoro appartenente alla Cacioppo e presentato al banco di San Prospero del parroco Adelmo Frattini, convocò il prete che disse di aver ricevuto il buono da Leonardo Spinabelli, amico di Leonarda Cianciulli. Lo stesso Spinabelli dichiarò di averlo ricevuto da Leonarda, ma era semplicemente per un saldo di un debito. Si iniziò a sospettare di reato di associazione per delinquere per il coinvolgimento del prete quando Spinabelli, la Cianciulli e il figlio Giuseppe Pensardi, che più volte sotto incarico della madre aveva spedito delle lettere da Piacenza spacciandosi per la vittima che assicurava la sua salute e aveva fatto lavare degli abiti appartenuti alle vittime. Tali sospetti però caddero per l'estraneità dei fatti del prete e di Spinabelli, e gli unici sospettati rimasero la Cianciulli e il figlio, che scontò ben 5 anni di reclusione per poi essere rilasciato per insufficienza di prove. Infatti la madre si sforzò in tutti i modi possibili ed immaginabili per convincere i magistrati di essere l'unica colpevole. Leonarda davanti al commissario si dimostrò molto reticente e rivelò i dettagli un po' alla volta, molto lentamente. Ammetterà prima infatti di aver tolto la vita alla Cacioppo e, d'accordo con Spinabelli, di aver distrutto il cadavere tramite saponificazione e di aver gettato i resti nel canale di Correggio. Ma soltanto dopo 2 lunghissimi interrogatori confessò di aver ucciso le altre 2 vittime. Davanti all'agente di polizia Valli, che le domandò che fine avesse fatto fare a quelle 3 povere donne, lei rispose con queste testuali parole: «Ebbene, le ho mangiate le mie amiche. Se vuole essere mangiato anche lei, sono pronta a divorarlo. Le scomparse me le sono mangiate una in arrosto, una stufato e una bollita». E tra l'altro, raga, nelle sue memorie aggiunse pure sta frase: «Se sapeste cosa c'è di verità dietro queste parole». Infine, i numerosissimi elementi che riconducevano alla Cianciulli, il rinomato contegno della Cacioppo, che tra l'altro la Cianciulli sosteneva fosse in cerca di un uomo, e i reperti come dentiera e altri resti di questi corpi umani sono stati ritrovati a casa della Cianciulli. Per merito di questi fattori e anche altri, la Cianciulli venne ritenuta pienamente colpevole. Leonarda allora confessò di aver ucciso le donne, distrutto i corpi facendoli bollire in un pentolone pieno di soda caustica, portata a 300 gradi e creando saponette con l'allume di rocca e la pece greca. Pensate, raga, che per fare questo aveva disperso i resti nel pozzo nero e conservato sangue per farlo atticchire al forno e mischiato con latte e cioccolato per farci biscotti. Pensate che questi vennero dati da mangiare ai figli, che credeva così di salvare da una morte misteriosa. Leonardo infatti si identificava come la dea Teti, perché come Teti aveva voluto rendere i figli immortali bagnandoli nel fiume Estige. Così anche lei voleva salvare dalla morte i suoi figli con il sangue delle vittime. Infatti, come ho detto prima, fu dichiarata colpevole di un triplice omicidio, distruzione di cadaveri tramite saponificazione e furto aggravato con la pena di 15.000 lire, 30 anni di reclusione e 3 da scontare prima in un ospedale psichiatrico. Ma raga, arriviamo al clou, perché adesso vi voglio parlare delle vittime. La prima si chiamava Ermelinda Faustina Setti, che era la più anziana delle vittime e fu la prima a finire nel pentolone della Cianciulli. Si trattava di una donna di 70 anni, semi-analfabeta, ma era anche una romanticona, che la donna l'attirò dicendole che le aveva trovato un marito a Pola. Per evitare invidie, maledicenze e quant'altro, Leonarda la convinse a non parlare a nessuno di questa novità. Il 17 dicembre del 1939, il giorno della partenza, Faustina si recò a casa dell'amica per farsi dare le ultime istruzioni e per farsi scrivere da lei una lettera da spedire alle amiche una volta giunta a destinazione. Ma non è finita qui, perché le chiese anche un'altra cosa. Le chiese di firmare una delega per gestire i suoi beni. Il viaggio però era destinato a non cominciare mai. Leonardo infatti uccise la donna a colpi d'ascia, dopodiché trascinò il corpo in uno stanzino e lo sezionò in ben 9 parti, e raccogliendone anche il sangue con un catino. Come lei stessa scriverà poi nel memoriale redatto in carcere, scrisse esattamente queste parole: gettai i pezzi nel pentolone, aggiunsi 7 kg di soda caustica che avevo preparato precedentemente per fare il sapone e rimescolai il tutto finché il corpo sezionato si sciolse in una poltiglia scura e vischiosa con la quale riempì alcuni secchi che vuotai in un vicino pozzo nero. Quanto al sangue nel catino, aspettai che si coagulasse, lo feci seccare al forno, lo macinai e lo mescolai con farina,
zucchero, cioccolato, latte, uova e un po' di margarina, impastando successivamente il tutto. Fece una grande quantità di pasticcini croccanti e li servì alle signore che venivano in visita, ma ne mangiammo anche Giuseppe e io. Cioè ragazzi, io ho i brividi, credetemi, ho i brividi solamente a raccontare ste cose, è pazzesco. Ma ora però arriviamo alla seconda vittima, Francesca Clementina Soavi. La seconda vittima fu un'insegnante d'asilo a cui Leonardo aveva promesso un lavoro al collegio femminile di Piacenza, ma anche lei cadde nella sua trappola il 5 settembre del 1940. Per allontanare i sospetti da lei il più a lungo possibile, Leonardo la convinse a scrivere delle cartoline ai suoi familiari per scusarsi dell'assenza e spedirle da Correggio. Questo per evitare di far conoscere la sua destinazione, almeno fino a quando non fosse stata sicura di aver ottenuto quel posto. Il copione si ripeté. Dopo averle tolto la vita, Leonardo rubò i pochi soldi della vittima e con il permesso che lei le aveva concesso prima di morire, si fece carico di vendere tutte le sue cose e di tenere la somma guadagnata. Il figlio Giuseppe andò a Piacenza a spedire le lettere. Leonardo non poteva saperlo, ma Francesca non aveva ancora mantenuto la sua promessa di tenere la bocca chiusa sul suo imminente trasferimento. Una vicina di casa infatti era venuta a conoscenza di questa situazione, ma non si era mai fatta avanti e la vicenda fu dimenticata, anche perché la scomparsa di una sola donna si sommò alle centinaia di vittime che la guerra stava provocando. Ma passiamo ora a Virginia Cacioppo, la terza e ultima vittima. Lei aveva 59 anni ed era un soprano eccellente. Dopo aver studiato canto al Conservatorio di Milano ed esordito nella Carmen di Bizet nel luglio del 1904 al Teatro Municipale di Reggio Emilia, si costruì un corposo curriculum ricco di esperienze, acquisendo ancora più notorietà e recitando in opere di Verdi, Puccini e Mozart, per lo più in Italia, ma si recò anche in Egitto e in Libano, al fianco di direttori d'orchestra importantissimi come Emilio Usiglio. Leonardo, sapendo di questa sua interessantissima carriera, attirò la sua curiosità offrendogli un impiego a Firenze come segretario di un misterioso impresario teatrale e contemporaneamente la stuzzicò ventilandole l'ipotesi di un possibile futuro ingaggio. Di nuovo pregò la sua vittima di non dire niente a nessuno e ancora una volta la promessa fu stata infranta. Virginia infatti si confidò la mattina stessa della sua partenza con una sua amica. Quindi, indovinate un po', la poveretta scomparve. Infatti il 30 novembre del 1940 anche la Cacioppo finì nel suo pentolone, che in proposito scriverà più tardi nel suo memoriale dicendo questo: finì nel pentolone come le altre due, ma la sua carne era grassa e bianca. Quando fu disciolta aggiunse un flaccone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori delle saponette cremose. Le diedi in omaggio a vicini e a conoscenti. Anche i dolci furono migliori. Quella donna era veramente dolce. Ma ora torniamo in tribunale, perché una volta ascoltata la confessione integrale, il 12 giugno 1946 si aprì infatti il processo, nel quale vennero fuori dei dibattiti davvero molto interessanti. Mentre l'accusa infatti sosteneva che Leonardo avesse agito per pura avidità per il denaro delle tre vittime, lei si intestardì a giustificare i suoi omicidi come un tributo di sangue dovuto a sua madre che era deceduta e che le sarebbe comparsa in sogno minacciandola di prendersi le vite dei suoi figli se in cambio non avesse versato sangue fresco e innocente. La storia racconta che durante il processo Leonardo fu stata portata di nascosto in obitorio, dove per provare di aver agito da sola, con l'aiuto di seghe e coltelli, sarebbe riuscita a smembrare un cadavere, pensate un po', in soli 10 minuti. La perizia del professor Filippo Saporito, docente all'Università di Roma e direttore del manicomio criminale di Aversa, riuscì a convincere la giuria solo della semi-infermità mentale dell'imputata, seguendo le teorie di Cesare Lambrosio, che all'epoca era molto in voga come personaggio. Però ovviamente durante il processo Saporito pretendeva la totale infermità mentale, causata da una psicosi isterica. Il 20 luglio del 1946 la Cianciulli venne ritenuta colpevole di 3 omicidi, del furto delle proprietà delle vittime e di tutto ciò che aveva fatto dei corpi dei cadaveri. Perciò condannata per 3 anni in un manicomio criminale e, come ho detto prima, infatti anche a 30 anni di reclusione. Purtroppo gli anni della condanna da 30 furono stati ridotti a 24 a causa della semi-infermità mentale, ma poi riportati a 30 per la continuità del reato.
Inoltre ragazzi, dovete sapere che la giurisprudenza di una volta negò anche la premeditazione perché la riteneva totalmente incompatibile con la semi-infermità mentale. Di fatto la Cianciulli entrerà in manicomio e non ne uscirà mai più. Morì dopo 24 anni il 15 ottobre del 1970 nel manicomio di Pozzuoli all'età di 77 anni per apoplessia cerebrale. Successivamente venne sepolta, sempre ovviamente a Pozzuoli, in una tomba per poveri. Al termine del periodo della sepoltura nel 1975 nessuno ne reclamò il corpo e i resti finirono nell'ossario comune del cimitero della città. Pensate che una suora del carcere la ricordò in questo modo: malgrado gli scarsi mezzi di cui disponevamo, preparava dei dolci gustosissimi che però nessuna detenuta mai si azzardava a mangiare. Credevano che contenessero qualche sostanza magica. Ragazzi, lo sapete dove si trovano tutti gli strumenti di Leonardo Cianciulli usati per fare tutti questi massacri? Se non lo sapete ve lo dico io. Sono conservati dal 1949 a Roma nel Museo Criminologico. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, perché anche in questo video qui c'è qualcosa che potrebbe interessarvi in particolar modo, ecco. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!